Benvenuti amici di Detective Conan e in questo nuovo video. Prima di iniziare vorrei dire un paio di cose. Allora, l'ultimo video, quello sulla recensione, la recensione sul cecchino dell'altra dimensione, mm, non mi è venuto proprio bene la recensione. L'ho trovata un po' scarna, quindi cercherò di rimediare in questo video dove andrò a recensire il quarto film Solo nei suoi occhi e ho Captured in Her Eyes in inglese. E poi una cosa che ho notato facendo la recensione e rivedendo la recensione del 18° film è che mi devo scrivere le cose perché se no mi dimentico di dirle, perché io vorrei dire tante cose, dico prima del video dico ah potrei dire questo e poi non lo dico come un salame, quindi d'ora in poi segnerò le cose. Come ho già detto, oggi andremo ad analizzare il quarto film Solo nei suoi occhi, un film che trasmettevano su Italia 2 qualche anno fa, uno dei 4 film che trasmettevano dal terzo al sesto se non sbaglio, e io lo vedevo sempre, ogni volta che lo facevano, quindi ho davvero tanti ricordi con questo film, oltre al fatto che è molto bello e emozionante. Però quindi la prima volta che l'ho visto era, sarà stato 5 anni fa, 6-7 anni fa, e quindi ha davvero un significato per me questo film insieme al terzo, quarto e quinto. E, e alla fine vi ho lasciato un piccolo, un simpatico, un qualcosa di simpatico, quindi rimanete fino alla fine, mi raccomando, che ci sarà un confronto, e però non vi dico nient'altro, iniziamo con la recensione. Il film inizia a Tropicolandia, come la chiamano nel film, cioè Tropical Land. E è un flashback dove possiamo vedere una bella giornata tra Shinichi e Ran. E infatti questo flashback Shinichi è ancora Shinichi e non è ancora tornato Conan. Quello dovrebbe essere il giorno in cui si trasformerà in Conan, ma ora ci fa vedere dei momenti felici che hanno passato e di una fontana in particolare che rimarrà nei ricordi di Ran. È semplicemente una fontana che zampilla a ogni ora. Solita intro dopo il flashback e poi ci spostiamo a Conan che parla con la voce di Shinichi a Ran e si ricordano di quel momento passato a Tropical Land. Conan vede i bambini, i suoi compagni, e allora decide di raggiungerli e loro gli sottopongono un indovinello che però per la sua portata è molto facile e lo indovina subito. Poi vengono fermati da questo signore che gli dice di stare attento alle macchine in pratica ed è Conan a sottoporre un quiz questa volta. I bambini dovevano dire che mestiere facesse quell'uomo. Nessuno indovina, ma è un investigatore privato perché Conan nota che ehm, ha aperto il taccuino orizzontalmente piuttosto che verticalmente, cosa che fanno gli investigatori. Infatti ci viene presentato come investigatore Narasawa. I bambini attraversano le strisce quando vedono un uomo che si avvicina alla cabina telefonica e un uomo vestito con un cappotto grigio, con un ombrello grigio normale, se non che ha la faccia nera, quindi è l'uomo nero, che tira fuori la pistola e silenziata e uccide questo investigatore. Conan lo raggiunge ma ormai per lui non c'è più nulla da fare, stanno per chiamare l'ambulanza, ma lui muore e stringendo il cuore, cioè il suo taccuino mentre muore. E allora vengono chiamati dalla polizia, c'è l'ispettore Megure che li interroga e mentre i bambini hanno un'idea piuttosto confusa sull'identità del colpevole, Conan lo descrive dettagliatamente e fornisce un indizio prezioso, ossia che portava l'ombrello con la destra, il colpevole, e che quindi era mancino perché aveva la pistola nella sinistra. Intanto in un altro condominio c'è un altro poliziotto che muore e tenendo anche lui in mano il suo taccuino.
Goro cerca di chiedere informazioni a Megure per aiutarlo a risolvere il caso, ma Megure risponde fermamente di no, anche un po' bruscamente, e poi dice a Shiratori di tenere il segreto con lui. Poi il film ci introduce il personaggio del sovrintendente Odajiri, che è già conosciuto, e che ha in mano un accendino con nome Ginno, ma non spiega ancora niente. Conan, Ran, Goro e Sonoko vengono invitati ad un ricevimento di nozze dove c'è anche la moglie di Goro, Eri. Il produttore ci fa vedere che c'è un ombrello in un portaombrelli, ancora non ci è dato sapere perché. La cerimonia va avanti e Conan nota un uomo che se ne va praticamente subito. Allora ci viene introdotto questo personaggio che è lo psichiatra di Shiratori e dopo aver fatto una battuta sul fatto che Goro non si ricorda mai niente perché viene addormentato da Conan ovviamente e si mettono a parlare e quando Eri chiese a Shiratori perché avesse uno psichiatra, lui dice che essendo un poliziotto ha a che fare con gente un po' particolare, difficile o così, e questo dato che è un tema delicato mi è piaciuto come è stato affrontato dicendo persone un po' particolari senza magari dire malati mentali, cioè questo se qua mi è piaciuto come è stato affrontato l'argomento. Goro ricatta Takagi per farsi dare delle informazioni, ma Shiratori interviene e dice Need not to know, cioè lei non deve sapere. E allora Conan si sospettisce e pensa che dietro questi omicidi ci sia l'intero corpo di polizia. La serata va avanti tranquillamente. Eri racconta le parole sdolcinate di Goro quando stavano insieme e poi arriva un tizio, un rocchettaro con i capelli viola, che è il figlio del sovrintendente Tajiri. Ci viene introdotta anche una donna che sembra stia tenendo d'occhio qualcuno. Sato parla con Megure, però non c'è da sapere cosa stiano parlando. E Sato quindi va alla toilette e c'è l'uomo nero che già si vede che sta per entrare in azione, c'è il suo sguardo. Nel bagno delle signore ci sono Ran e Sato quando c'è un blackout e Ran trova una torcia accesa in uno sportello e, e la prende in mano. Allora appare un uomo con la pistola e Sato dice di spegnerla immediatamente, ma non fa in tempo che viene presa da tanti proiettili. Sta per essere uccisa anche Ran, che però non si fa niente. Il colpevole scappa e Sato in una pozza di sangue. E Ran praticamente schiacciata da Sato e sviene per lo shock, urla e sviene. Tutti accorrono e vedono che c'è la stessa pistola degli altri omicidi. Viene ordinato a tutti di fare il test del guanto di paraffina, cioè per vedere se avevano tracce da sparo. E Conan lì si chiese dove fossero quelle due persone, la donna e l'uomo che se ne sono andati subito. Che se ne andano subito. All'ospedale dicono che nessuno è risultato positivo e che Sato intanto ha il 50% di probabilità di salvarsi. Arriva Sonoko disperata perché sta nella stanza di Ran e allora tutti vanno da Ran che dice chi siete, quindi ha perso ovviamente la memoria, quindi colpo di scena assurdo e la prima volta che succede l'idea originale tra l'altro. Arriva quindi il dottor Kazzato, lo psichiatra di Shiratori, quello di prima, che fa alcune domande e poi dice a Goro Aderi che è una forma di amnesia. A questo punto, dato che Ran ha perso la memoria e sarà coinvolta in questa sparatoria, Goro vuole per forza sapere e quindi esplode. E allora Megure decide di raccontare tutto. Tutto inizia, mi pare, qualche anno prima, non mi ricordo quanti anni prima, quando con omicidio barra suicidio di Ginno. E, sotto il caso se ne sta occupando Tomonari insieme a Shiba e Narasawa e all'agente Sato
che erano tre agenti che stavano lavorando a quel caso con l'ispettore Tomonari. Ci viene mostrata anche una foto della sorella della vittima che Conan nota che era la donna che stava a ricevimento. Inizia un flashback dove i quattro poliziotti si stanno appostando davanti a un posto quando Tomonari ha un arresto cardiaco. Non vuole chiamare l'ambulanza perché altrimenti salterebbe tutto e quindi va a chiamare un taxi. Ma quando Sato va a vedere cosa gli fosse successo, lo vede per strada, lo porta in ospedale, ma lui muore alla fine sotto i ferri. Lì i poliziotti Shiba e Narasawa vedono che sta arrivando il figlio del sovrintendente Dajiri e quindi il caso fu archiviato come suicidio perché lui era insospettabile perché è il figlio del sovrintendente e quindi così e il caso venne archiviato quasi per comodità. Tomonari aveva un figlio in questa foto e che anche lui era presente alla cerimonia e odiava la polizia per quello che era accaduto al padre. E ora i primi due agenti che si erano occupati del caso sono stati uccisi e anche Sato è stata ferita. Megure spiega che il dottor Ginno era morto con un taglio alla carotide destra e quindi Eri e Conan spiegano che il colpevole era mancino, proprio come il Rocchettaro, come Odagiri, come il figlio di Tomonari e basta. I bambini vanno a trovare Ranna all'ospedale, si presentano, dato che lei ha perso la memoria, e si presenta anche il dottor Agasa che nomina Shinichi per puro caso e Ran da qualche segno mm, dice ha detto Shinichi cose del genere, come se si ricordasse un pochino. A quella scena assiste anche l'uomo nero, il colpevole. Fanno ulteriori analisi a Ran e il dottor Cazzato li aggiorna sui progressi che sta facendo la paziente. La dimette, è tornata a casa e Eri va a vivere con loro per preoccuparsi della figlia. Ran sembra aver sviluppato un trauma per l'acqua, tant'è che bisogna spostare la macchina perché c'è una pozzanghera vicino alla sua portiera e quindi perché c'era molta acqua nel bagno dove Sato è, è quasi morta e il dottore aveva spiegato che aveva perso la memoria per un forte shock e sensi di colpa. Avevano dedotto che la torcia l'aveva presa in mano lei e che quindi aveva causato il ferimento, la sparatoria e si sentiva in colpa e quindi ha perso la memoria per il forte shock. Vedendo la foto di Shinichi c'è di nuovo una reazione strana e mentre Takagi e Chiba sorvegliano la casa, Ran resta seduta in camera triste. Il giorno dopo arrivano i bambini che hanno fondato la squadra dei giovani bodyguard e entrano dentro, si mettono a guardare delle foto e i bambini hanno delle armi giocattolo e a un certo punto si avvicina anche il figlio di Tomonari che però scappa subito vedendo che c'era la polizia appostata. Il giorno dopo vanno a fare shopping, Takagi si distrae un attimo e Ran viene spinta sotto i binari, ma appena è il tempo per Conan di salvarla e arriva il treno. La salva e quindi si fanno solo qualche graffio. Conan all'improvviso si ricorda di quell'ombrello che c'erano inquadrato, che era prima allacciato, però poi si è allacciato dopo la tragedia a Sato e ricorda anche la scena dell'automobile. E prende l'ombrello nel magazzino e vede qualcosa e dice ah ecco come ha fatto il colpevole, probabilmente a non macchiarsi di polvere da sparo. E a questo punto sono tutti sospetti anche perché sono tutti mancini. Conan va in un locale dove sta suonando il rocchettaro
e c'è la donna, la sorella di Ginno, che lo sta tenendo d'occhio. Lui si arrabbia e quindi lei esce. Conan lo segue, si presenta come il detective e vanno a fare qualche domanda al sovrintendente Odagiri, il quale gli spiega di aver trovato l'accendino di Ginno dal figlio che lo stava ricattando per droga. Ran vede in un servizio Tropicolandia e decide di andarci sotto consenso del dottore e di tutti, però dice che di non dire a nessuno a Conan, niente a Conan, perché sennò si sarebbe preoccupato per lei e avrebbe rischiato la vita. Infatti ormai la polizia è sicura che in quel bagno Ran abbia visto in faccia il colpevole. La giornata finisce e Conan e Ginno si danno appuntamento per il giorno dopo per prendere dei documenti. Allora Conan parte, gli altri vanno in Tropicolandia, compresi i giovani detective e il figlio di Tomonari. Una volta che mi ha mostrato i documenti, la signorina a Conan, lui dice che per estrarre dalla tasca interna il distintivo sarebbe dovuto essere al contrario. Lei prova ed è così, quindi intuisce che avevano messo in mano il distintivo per far sembrare qualcosa, diciamo. Dopo il breve colloquio, la donna prende un taxi e decide di andare a Tropicolandia. Allora, dato che tutti sono andati a Tropicolandia, spostiamoci a Tropicolandia, dove Ran fa il roller coaster, il famoso roller coaster del primo episodio dove Shinichi risolve il primo caso della serie e infatti lei ha anche una visione di Shinichi. Comunque è da notare la felicità di Goro di stare sul roller coaster, per poco non ci rimaneva secco. Comunque Ran ha un'altra visione di Shinichi e si convince che effettivamente quella persona è Shinichi e è come se la ricordasse. Una mascotte, un pupazzo, si avvicina a Ran, però i bambini, vedendo che potrebbe essere pericoloso, lo fanno inciampare, lo spruzzano il peperoncino in bocca, aggenta con la pistola d'acqua e riescono a smascherarlo. È il figlio di Tomonari. Aveva un pugnale anche. Intanto Ginno, la sorella di Ginno, sta pettinando sempre Rocchettaro. Conan, che è l'unico che non sta a Tropical Land, sta in ospedale per chiedere a due infermiere di Ginno. Ginno aveva tagliato qualche anno prima la mano ad un chirurgo, di cui non ci viene detto il nome però, e in quale occasione il nome, non ci viene detto solo questo, che era un pessimo chirurgo. Ha, tra virgolette, colpevole arrestato e tutti si godono il parco, ma c'è l'uomo nero che non è soddisfatto perché guarda ad un telescopio e questo non è buono. Infatti Tomonari spiega che è vero avere sentito oltre la polizia, ma era stato incastrato, era stato chiamato nei tre luoghi dove ci sono state le esecuzioni e che era mancino, è vero, ma non era stato lui e che il coltello era per autodifesa. Conan raggiunge il parco, lo viene a sapere dalla segretaria di Eri che stanno al parco. Allora si mette a cercare i ragazzi col binocolo dell'osservatorio, li trova e vede che c'è il colpevole che sta puntando una pistola verso Ran. Con la ricetta smittente prova a dirlo ai ragazzi e, e il colpevole sta per sparare quando a casa si mette in mezzo per proteggere Ran e si becca la pallottola. Conan scende dallo scivolo dell'osservatorio con lo skateboard e raggiunge Ran e inizia la loro fuga insieme. Prendono uno di quei motoscafi per i spettacoli, tipo quelli che ci sono a Movieland, e iniziano a scappare. Il colpevole li insegue, inizia a sparare e prende la rattina per fortuna.
E a Conan viene in mente un'idea, guarda l'orologio, sono le 9:20, tutto a posto, salgono su un vulcano dove c'è il colpevole che con molta fatica li segue. Qui momento di evoluzione, infatti Conan inizia a spiega che Narasawa non stava cercando di toccare il taccuino, ma il cuore, perché il cuore ha a che fare con i dottori. Infatti il colpevole è il dottor Cazzato e infatti si rivela e Conan dice anche lui è mancino, infatti c'è un'immagine dove lui compone la mano con la sinistra, che tra l'altro era proprio il momento in cui stava informando Eri e Goro delle condizioni della figlia. Quindi niente di nuovo per noi, l'avevamo potuto intuire. Quando era in chirurgia Ginno gli aveva tagliato la mano e che così perse sensibilità. Quando scoprì qualche anno dopo, quando si era sposato in psichiatria, scoprì che l'aveva fatta apposta e decise di ucciderlo con un bisturi, facendolo sembrare un suicidio. Conan dice che aveva messo in mano il distintivo al detective Shiba e poi si buttano per lo scivolo e non escono dall'entrata perché sarebbe troppo imprudente, quindi scappano e si mettono dietro queste rocce vicino al torrente dove ci stanno tipo rapide. E sono le 9:05 e Conan ci va a notare e spiega l'escamotage dell'ombrello, ossia che aveva un buco per mettere la pistola e così che quando Cazzato avesse sparato la parola sparo non sarebbe andato sui vestiti e sarebbe risultato negativo al guanto di paraffina. Ran insospettita gli chiede a Conan ma tu perché stai cercando di salvarmi? E qui c'è la mia frase preferita e stavolta ve la dico subito perché fa parte della trama e non ve la dirò alla fine ovviamente. Praticamente sì, è una frase, è una dichiarazione d'amore a Ran e si vede anche Shinichi dietro Conan che parla. Allora i due si tuffano nel torrente e si avvicinano alla fontana, ad una fontana, alla famosa fontana, sono quasi le 9, Conan inciampa, cioè viene sparato e cade. Si rialza e inizia a contare 10, 9, 8, tutta questa scena fighissima per poi far zampillare l'acqua, la pistola attraverso l'acqua ricorda a Ran la pistola nell'ombrello alla quale quindi ritorna alla memoria tutte le persone, i fatti accaduti quella sera. Ricorda proprio tutto quanto ora. Cazzato dice che cosa fate quando la fontana si sarà spenta, vi sistemerò. Invece viene sistemato lui dalle scarpe super calcio di Conan con la lattina. Si risveglia, sta per pugnalare Conan, quando Ran praticamente recide il coltello con un calcio e dice mi sono ricordato che sono anche una campionessa di karate, lo prende a pugni malamente, e un calcio sul collo che stava per morire e niente, sviene. Il colpevole ovviamente sviene e ci credo con quel calcio. Arrivano tutti quanti, i bambini sono arrabbiati con Conan perché si è preso di nuovo tutti i meriti e c'è anche la signorina Ginno che lo ringrazia e Shiratori annuncia che Sato sta bene e tutti festeggiano, lanciano i cappelli in aria e si mettono a piangere, pure Takagi si mette a piangere e, però sono comunque ancora in corso le indagini sul figlio di Odagiri e quando Odagiri chiede a Conan chi è, lui dice Need not to know e allora Odagiri fa il segno quello della polizia e se ne va e con un fermo immagine stile vecchio finisce il film. Fermo immagine fighissimo tra l'altro. Outro e dopo scena post outro dove Ran dice a Conan hai detto le stesse parole che mio padre disse a mia madre quella volta e, c'è troppa differenza di età tra noi due ma lei pensa che comunque l'ha fatto per farle ritornare la memoria quindi va bene così. Conan dice ah ok e poi dice aspetta
Quindi vuol dire lo stesso romanticismo di quel fallito coro e si dispera e finisce il film. Allora, questa recensione sta venendo corta anche questa, ma questa è molto più completa. Forse c'erano meno cose da dire sulla trama, perché la vedo molto più completa questa recensione, ne sono soddisfatto. Allora, il film mi è piaciuto molto, voto alto, e anche perché l'ho visto da piccolo, era bellissimo. Per me ogni volta vederlo era proprio un'emozione. La frase, ovviamente l'ho detta, è la dichiarazione che fa Conan a Ran, anche se poi verrà scambiata per una farsa, diciamo, per far ritornare la memoria a Ran, e che tra l'altro erano le parole che aveva detto Goro a Eri quando si sono sposati, quindi perfetto per Conan. E la scena preferita è di sicuro quella della fontana, perché, cioè, sta lì, se per essere sparato con gli occhiali bianchi, quindi con il riflesso degli occhiali, che Gosho Yama usa questa tecnica quando non fa vedere gli occhi e illumina gli occhiali. Con gli occhiali illuminati inizia a contare 10, 9, poi si mette a contare pure Ran come se stesse cominciando a ricordare qualcosa, poi Fontana che schizza il colpevole e fa tornare i ricordi a Ran, troppo intelligente come mossa. Poi c'è da calcolare anche un'altra cosa, cioè la perdita della memoria di Ran. Scrivere i dialoghi di qualcuno che ha perso la memoria senza compromettere la trama o il passato della trama è un po' difficile. Qua è stato reso molto bene, anche la recitazione. E ora arriva la chicca, il confronto di cui vi parlavo all'inizio. Il confronto è tra Kyosuke Kazato e Leon Lowe. E credo sia palese perché abbia scelto questi due personaggi. E Kazato è uno psichiatra e Leon, del 23esimo film che ho già recensito, per questo l'ho messo. Leon è uno psicologo criminale, ma fanno lavori simili comunque legati alla psicologia, quindi ho voluto fare un versus, un confronto. E quindi ecco questa immagine, like per l'immagine che l'ho editata io, niente di che però è venuta molto bene. E analizziamo un po' i personaggi. Allora, Cazzato è uno psichiatra normale, non usa poco il suo lavoro per la sua vendetta. Ah, tra l'altro il momento era perché avevano riaperto il caso Ginno. Vabbè, usa poco il suo lavoro, non fa il lavaggio del cervello come fa Leon nel 23esimo film. In più, la figura di Leon è molto, ma molto più carismatica. Viene esaltato il fatto che lui è uno psicologo e criminale, in questo caso va bene, e quindi mai fidarsi dei psicologi, no scherzo. Sono tutti assassini, non è vero. E comunque ehm, Cazzato è un assassino così di poco conto, mentre Leon stava per ha dirottato una nave petrolifera per schiantarla contro la città praticamente. Stiamo parlando di crimini contro l'umanità e in confronto a quanti ehm, due assassini quindi però Cazzato è riuscito a entrare bene, non l'ha usata molto la parte psichiatra, ma ci è entrato bene, perché sembrava molto professionale, sembrava dare consigli, interessarsi al run, è stato bravo a fingersi innocente. Infatti uno non avrebbe mai calcolato, avrebbe calcolato il figlio di Ragiri no, quello sì, anche di Ragiri, di Tomonari anche, o la sorella del dottor Ginno, quindi i tre sospetti c'erano. Mentre Leon si sapeva fin dall'inizio che era il colpevole nel suo film, nel corrispettivo film, il 23esimo, Il pugno di Zeffiro Blu.
Chi preferite voi due come personaggio, Kyusuke Kazzato o Leon Lowe? Andatevi a ripescare anche la recensione del 23esimo film, come tutte, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento per dirvi chi è il vostro psicologo criminale preferito e lasciate il like per l'immagine e se non mi sto dimenticando niente, che ormai questa è la mia outro, vi lascio e quindi ciao a tutti i fan di Detective Conan da Kazzato, Lowe e me. Ciao!